Torna qui da noi per il nostro spazio dedicato alla salute e al benessere ancora una volta la dottoressa Ethel Cogliani, nutrizionista. Chi è la dottoressa Ethel Cogliani? Beh, io posso già dirvi a voi che ci state ascoltando ma che ci seguite anche sui social che se non avete recuperato le precedenti interviste non potete, potete non preoccuparvi perché potete recuperare le precedenti e interessanti interviste che abbiamo fatto con la dottoressa andando sulla nostra pagina Facebook, nella sezione video digitate Ethel Cogliani nella ricerca e troverete i nostri video social di riferimento. E anche oggi abbiamo un video social, anche oggi andremo a fare un'intervista assieme alla nostra ospite. Dottoressa, benvenuta. Benvenuta. È vero che dovrei darle una dicitura ben più interessante, quindi ancora una volta lascio a lei la sua presentazione, perché non è solo nutrizionista, dico bene? Allora, sì, sono comunque nutrizionista. Diciamo che la mia specializzazione è quella di trattare con pazienti autoimmuni e con lo scopo appunto di cercare di ridurre il farmaco migliorando lo stato infiammatorio del paziente tramite un'alimentazione, un'integrazione, uno stile di vita diciamo corretto. Consono a quella persona. Esatto. Senza ombra di dubbio. E oggi andiamo a parlare di un argomento assai spinoso che riguarda anche lo speaker qui presente, ossia i problemi di stomaco che attanagliano, io credo, veramente moltissime persone. Perché ci sono problemi di stomaco? Sarà la cattiva alimentazione? Sarà lo stress? Sarà la società di oggi? Per quale motivo? Beh, lo chiediamo alla dottoressa Ethel Cogliani. Non solo il motivo, ma anche se veramente siamo un po' tutti afflitti da questi problemi. Allora, diciamo che non sei da solo. Ecco, è un club piuttosto vasto. abbastanza vasto. E la motivazione è che in realtà il problema di stomaco non è soltanto il reflusso gastroesofageo, certo, ma in realtà ci sono tutta una serie di problematiche che le persone non riescono magari immediatamente a associare al problema di stomaco, però in realtà sono strettamente correlate e quindi diciamo che anche gli stessi medici, diciamo che non correlando alcune tipi di sintomatologie non sono in grado magari di diagnosticarle e magari intervenire in tempo, tant'è che quello che succede soprattutto quando si tratta di problemi di stomaco è che questi durano proprio negli anni, ok? Sì. Creando una sorta di carambola proprio all'interno del corpo di problematiche che si scatenano dal problema di stomaco, proprio perché appunto c'è questa sottostima della problematica. Questo perché? Perché appunto magari i dolori sono in altre parti del corpo invece di essere strettamente legati allo stomaco. Quello che mi sono accorta, diciamo che intanto appunto se noi prendiamo un campione di 10 persone così random, sì, ok, man mano che sì, così ne prendiamo 10, praticamente se noi andiamo a trattare quelle persone per il problema di stomaco molto probabilmente risolverebbero tutta una serie di problematiche che loro non pensano neanche che siano correlate alla problematica di stomaco. Quindi diciamo che un buon 70% delle persone si può dire avere una problematica di stomaco non diagnosticata. 7 su 10 circa. Almeno 7 su sì. 10 almeno abbiamo detto minimo, questo. minimo. Quindi quali sono le cause di tali problematiche del reflusso gastroesofageo, ma anche quei fattori, perché da quello che abbiamo capito i fattori scatenanti sono più di quelli che sembrano, dico bene? Allora, sono la cosa particolare dei fattori che interferiscono sullo stomaco è che in realtà sono tante piccole cavolate o tante piccole cose che sono presenti costantemente nella nostra vita. Nel quotidiano. Prima tra tutti è lo stress, cioè nel senso io sfido chiunque tra i nostri ascoltatori di dire che non sono mai stati stressati in vita loro. No, esatto. infatti. E praticamente iperstressati. O iperstressati, cioè gente che proprio magari passa un'intera vita a gestire stress, anche piccoli magari, però continui nel tempo. E questa cosa ovviamente influisce sulla funzionalità gastrica e diciamo che appunto è inevitabile essere stressati nel tipo di società in cui viviamo. Poi ci sono i vizietti, piccoli vizi come caffè, fumo, alcol. Incidono. Magari non è che non tutti quanti prendiamo 10 caffè che evidentemente fanno male, certo, anche soltanto mettendo in atto il buon senso possono far male, ma ci sono delle persone particolarmente sensibili per cui anche 1 o 2 caffè possono dare fastidio. Stessa cosa per lo stress, non è che tutti quanti rispondiamo allo stress nello stesso modo, no, cioè nel senso ci stanno persone che sono più sensibili, sì, ok, e quindi magari basta un piccolo stress e si scatena tutto quanto. Ci sono persone magari un pochino più resistenti, un po' più coriacee, ok, e quindi hanno bisogno di una serie di stress ripetuti perché si possa verificare la problematica, certo, gastrica. Però ad esempio poi i farmaci,
cioè noi ormai siamo farmacologizzati dall'infanzia. Certo. E ci sono dei farmaci in particolare come i FANS e i cortisonici che danno particolari problematiche di stomaco, però in realtà, benché soltanto questi siano segnalati come problematici per lo stomaco, io ho riscontrato che in realtà anche in minor misura, anche se in minor misura, tutti i farmaci possono interferire sulla funzionalità gastrica. C'è sempre una conseguenza. Sì, assolutamente. E l'abuso di dolci? Sì. Anche quello è un bel vizietto. Sì, un vizietto, la cioccolata. La cioccolata è una delle cose che dà più fastidio in realtà per lo stomaco. Ahimè, diciamo che perché io adoro la cioccolata. Ho capito. Ok, però in realtà diciamo un abuso, diciamo una tavoletta di cioccolata Quello può sicuramente influenzare. Bene, io di solito quando mangio la cioccolata cerco di prendere perché mi piace il più fondente possibile, e se proprio la devo unire proprio per peccare di cola, un pezzo di cioccolata fondente, se ci riesco 99%, con un po' di caffè. Lo so che è il male. Però lo stomaco, però un caffè al giorno. Basta stare attenti. Sto attento. Basta conoscersi. Voglio rivelare anche i miei peccati di gola. Basta conoscersi. Quello è l'importante. Quello è l'importante. Non vi intimorite, ora parliamo di come possiamo capire se c'è un problema di stomaco, e quindi andiamo a parlare lentamente di come possiamo risolvere, come possiamo intuire tutto questo, perché abbiamo capito che il problema può essere anche più subdolo di quello che sembra. Sì, infatti è importante questa cosa, perché alcune volte uno va dal medico, dice il medico non me l'ha detto però che c'avevo il problema di stomaco, però alcune volte il paziente non è proprio in grado di riferire quali sono le problematiche che magari può associare alla cosa. Io normalmente quando faccio i convegni nel quale presento questo tipo di problematica faccio fare un esercizio, però purtroppo i nostri ascoltatori non possiamo farlo fare, e quindi diciamo partiamo subito con non ancora almeno piano piano non si saprà mai, li richiameremo e faremo dei convegni apposta per loro, e praticamente i sintomi nascosti quali possono essere, ad esempio il primo tra tutti nascosto è la tachicardia a riposo. Molte persone, soprattutto i cardiopatici, fanno impazzire i cardiologi perché magari hanno queste aritmie, magari dicono oddio santo il bypass è saltato, oddio santo sta succedendo qualcosa. In realtà con molta probabilità è un problema di stomaco, così se 1, 2, 3 volte il cardiologo ti dice che non è un problema di bypass, è molto probabile che sia un problema di stomaco, oppure quell'ansia al risveglio o tachicardie notturne, quindi tutte quelle cose che in realtà uno dice ma come, mica ho fatto allenamento, perché ho questo battito così, oppure problemi gengivali, molte persone hanno sanguinamento gengivale, hanno le gengive che si ritirano, hanno i denti tutti quanti con uno strato marrone, sulla cosa, quello lì va bene fare la pulizia regolare dal dentista, ma se non toglie il problema di stomaco quella roba lì tornerà sempre. Un'altra cosa che dà fastidio, che è facilmente associabile allo stomaco, sono tutti quanti quei dolori retrosternali, che quindi all'altezza dello stomaco, o intercostali, proprio come se uno avesse fatto allenamento, sente proprio un indolenzimento qui, oppure se uno immagina proprio un tubo che entra a livello dello stomaco e esce dalla schiena, quando la schiena fa male in quel punto è molto probabile che sia un problema di stomaco, quindi non è che hai fatto qualche sforzo e hai faticato la schiena, ma è lo stomaco che ha dei problemi. Poi sinusiti, allergie sono spesso associate, mal di testa strani, ansia. Perché poi possono essere anche tutti questi fattori anche associati tra di loro. Sì, assolutamente. Ad esempio l'ansia, la depressione sono spesso associati a mal di stomaco. Spesso viene prima il problema di stomaco e poi piano piano si accumulano questi problemi, tant'è che alla fine si arriva anche agli psicofarmaci su questa cosa. E questo diciamo più o meno è il quadro della sintomatologia, se uno vuole andare un po' a esplorare tutto quanto. E tutto questo cosa può portare? Allora, cosa comporta? Diciamo che ci sono dei danni che abbiamo già detto, magari a livello del tratto esofageo dovuto all'acido che danneggia la parete dell'esofago. C'è tutto il problema della bocca a cui abbiamo accennato, quindi gengive che si ritirano, denti che comunque tendono a carriarsi di più e quant'altro. Le corde vocali, ad esempio abbassamenti della voce.
voce, molti cantanti ne soffrono tantissimo tra di l'altro, sì. cioè, ad esempio, cioè, quando ovviamente c'è un abbassamento di voce che il cantante non riesce a esprimere, nonostante magari respiri bene e quant'altro, quello lì è perché viene bagnata la corda vocale dall'acido ho capito. dello stomaco. E questo giusto per i cantanti all'ascolto, se mai ci saranno, almeno è attenzione pure agli speaker in questo caso, assolutamente, anche quello. E poi ovviamente però il grosso del problema è quando il problema di stomaco si allunga nel tempo. Questo comporta spesso a una destabilizzazione della flora intestinale, causando praticamente un eccesso di flora intestinale nel tratto praticamente che esce immediatamente fuori dallo stomaco, praticamente dell'intestino, che dovrebbe essere quasi sterile. Invece lì cominciano a crescere e proliferare i batteri. Questa proliferazione genera infiammazione, danneggia la parete intestinale, crea malassorbimento, causa un eccesso di infezioni, parassiti e quant'altro. Quindi lì c'è tutto quanto uno squilibrio che si viene a creare, e poi il malassorbimento praticamente toglie risorse al corpo, e quindi diciamo che alcune funzioni hanno difficoltà ad essere gestite, e questa cosa ovviamente ad esempio gli ormoni, comincia ad esserci uno squilibrio ormonale. Quindi diciamo questo quadro di dissestamento ovviamente è un buon humus per lo stabilizzarsi delle malattie croniche. Ho capito, è stata esaustiva, ma adesso andiamo a parlare delle possibili risoluzioni. Come possiamo intervenire in tutto questo? Allora, come possiamo intervenire? Allora, intanto quello che si può dire è che molto spesso gli interventi farmacologici fanno più male che bene. Questa è la prima cosa. Anche perché magari non vanno a mirare su il problema dello stomaco, ma su altri problemi, e quindi di conseguenza poi, non avendo in chiaro qual è, diciamo, l'origine o comunque la problematica, poi incide su di essa e il tutto ritorna. Esatto, praticamente sono volte soltanto a tamponare i sintomi, quindi non a risolvere il problema. Quindi diciamo che anzi spesso tra i farmaci che peggiorano il problema di reflusso sono proprio gli stessi farmaci che vengono utilizzati per curare. Tant'è che ci stanno un sacco di persone che iniziano con un problema di stomaco, cominciano a prendere i farmaci antireflusso e quant'altro, poi cominciano a prendere gli psicofarmaci proprio per il motivo per il quale c'è una destabilizzazione dell'intestino, e dall'intestino dipendono tante cose, tante cose, tra cui anche l'ansia e la depressione, e praticamente quindi diciamo che si aggiungono farmaci e farmaci senza mai riuscire a uscirne. E diciamo che una base per lavorare sullo stomaco è l'alimentazione, quindi una buona alimentazione con una buona quota carnea, di carne. La carne tanto demonizzata in realtà diciamo che aiuta lo stomaco a funzionare meglio, perché lo stomaco funziona per digerire la carne, quindi se tu non introduci carne, lo stomaco dice: ma perché devo lavorare? Questo è essenzialmente questo, ridurre gli amidi, quindi eccesso di pane, pasta, pizza, tutto ciò che è amidoso, diciamo, crea dei problemi. E poi ci sono delle integrazioni che si possono prendere, ma non è è molto difficile spiegarlo in poco tempo, quindi evito di dilungarmi. C'è poi anche questa possibilità. Sì, assolutamente, delle integrazioni che comunque aiutano a far ripartire lo stomaco, come se fosse andato in stallo, lo facciamo ripartire. E poi ci sono problemi ad esempio di respirazione. Molta gente non sa respirare, quindi se non sa respirare comunque lo stomaco ne soffre. E poi la postura, quindi fare degli esercizi che ti permettono di respirare meglio, tenerti meglio e cose varie, in realtà aiuta anche lo stomaco. E poi questa qua è una cosa alla quale tengo, perché molti miei pazienti arrivano da me che hanno delle problematiche che sono causate dai traumi che hanno subito, e che rivivono giorno dopo giorno. Una buona terapia psicologica che serve ad elaborare il trauma ed evitare che, se uno sta aggiustando, poi il rivivere il trauma va a rirompere il lavoro che noi abbiamo fatto, per me è fondamentale. Ebbene, sono tante le informazioni che abbiamo dato anche per quanto riguarda i modi con cui agire contro tali problematiche, e sicuramente meritano di essere approfonditi. Non abbiamo il tempo materiale per farlo, ma possiamo dare un suggerimento, perché tali informazioni le possiamo ritrovare, diciamo, su grandi supporti. Mi permetto di citarli perché l'ho già fatto, credo, precedentemente nelle scorse interviste, e sono Tiroide X-Files e Dietro la malattia. Due libri, due anche manuali, volendo, possiamo definire
definirli Sì, tali, di sopravvivenza. per certi versi, in cui ci sono nozioni di vario tipo e sicuramente anche, credo, paragrafi e capitoli dedicati allo stomaco stesso. Dico bene? Assolutamente, sia dietro la malattia abbiamo tutta una parte sulla diagnosi, proprio per tutta la parte sintomatologica, per vedere per filo e per segno quali sono i sintomi a cui dare retta, e all'interno di X-Files ci sta anche, diciamo, una cosa di terapia generale, ovviamente niente di personalizzato, però io devo dire che in realtà quello che io penso, per avere una visione veramente d'insieme della propria salute, bisognerebbe fare affidamento più a Immunoreca Magazine, che in realtà è una rivista che curo io, Sì. nel quale chiamo degli specialisti a parlare dei vari settori. Ok, abbiamo visto che noi trattiamo lo stress, trattiamo Certo. la psicologia, cioè noi lavoriamo proprio a tutto tondo per tondo capire sull'essere umano. esatto, quindi non basta la nutrizione, e diciamo che con Immunoreca Magazine, diciamo, cerchiamo di dare questa visione globale della salute, e diciamo però non si può trovare in edicola, questo è una cosa, è soltanto su abbonamento tramite il sito immunorecamagazine.com. E infatti io mi riallaccio a queste informazioni per dirvi di andare su www.immunorecamagazine.com, ma c'è anche il sito www.immunoreca.com nel caso. E infine vi posso dare altri riferimenti come l'email immunoreca@gmail.com, il contatto Facebook Immunoreca e che altro dire. Tutti questi riferimenti li troverete all'interno del video, ma ci sono anche nei video precedenti, quindi non avete scuse, tutti questi riferimenti sono facilmente reperibili andando sulla nostra pagina Facebook Live Social Radio Show. Dottoressa, io la ringrazio ancora una volta. Grazie a te. Vi anticipo che la prossima volta parleremo di stress, già nominato quest'oggi, e malattie croniche. Sarà l'ultimo intervento, almeno per questa serie di interventi, da parte della dottoressa Ethel Cogliani, ma ci sarà tempo per me di essere triste. Nel frattempo io vi lascio ai miei colleghi, salutiamo la dottoressa e andiamo avanti, sempre con le storie e le interviste firmate Live Social. Il video è presentato da GSC Scarla.